Oggi è il venerdì 24 luglio e l'anno è il 2020, il più funesto nella storia della mia vita e di cui per il momento posso ancora dire di esserne stato testimone. Questo è l'ottavo e sicuramente l'ultimo capitolo del mio diario sul Covid-19 in Messico. Sono ormai in lockdown volontario da moltissimi giorni e la situazione all'esterno del mio rifugio sta peggiorando di giorno in giorno, con un ritmo di contagi che ormai è diventato esponenziale. Quando ho girato l'ultimo video era il 5 luglio e in soli 12 giorni il numero dei contagi in tutto il paese si è elevato da 256.000 casi positivi a 370.000 con più di 45.000 morti. Figure queste ufficiali che lasciano ovviamente molti dubbi. In Bassa California del Sud abbiamo raggiunto i 1.600 casi confermati e una diffusione di quasi 100 contagi al giorno. Eppure le immagini che avete appena visto le ho filmate solo 4 giorni fa. Le ho girate esattamente negli stessi luoghi che appaiono nel mio primo video di questa triste serie. Allora ci trovavamo di fronte a una città deserta, a un vuoto profondo, a una solitudine e abbandono impressionanti che sottolineavano un dramma da film di fantascienza, la visione agghiacciante di una possibile fine del mondo. Oggi la città sembra aver ricominciato a vivere, con negozi aperti, bar e ristoranti in funzione, clienti seduti tranquillamente uno accanto all'altro, famiglie intere che passeggiano con i loro figli, che si siedono vicinissimi a bere un succo di frutta, a mangiare delle patatine, con persone che vanno in bicicletta o addirittura in longboard o che fotografano il tramonto. È una vera e propria esplosione di ignoranza collettiva che spinge verso l'incredulità, alla negazione di un virus mortale e che sfocia nel più stupido, egoistico menefreghismo in risposta a un lockdown ormai comprensibilmente insopportabile, finalmente aperto, liberato dal bisogno della rinascita economica a qualsiasi costo. Come avevo tristemente predetto, la salute dell'economia davanti alla salute dei cittadini. Intanto, in questi ultimi 4 mesi, 1,5 milioni di posti di lavoro sono già svaniti nel nulla, insieme ai corrispondenti stipendi. Chi ha qualche soldo in banca o sotto il materasso continua a sopravvivere imperterrito, ma nel frattempo milioni di persone stanno già entrando in una situazione di povertà senza scampo. Dalla povertà e dalla fame arrivare alla violenza il passo è breve. In Bassa California Sud, per l'indice mite di una popolazione figlia di un isolamento atavico, questo pericoloso problema probabilmente tarderà ad arrivare, ma all'interno di un paese dove la violenza fa parte della tradizione, come il tequila e il mariachi, probabilmente sta già accadendo. Mancano pochi giorni alla mia partenza fuga e spero con tutto il cuore di farcela. Intanto mi sono tagliato la barba, preludio alla fine della mia carcerazione e a un uso più sicuro di una KN95.